Stavo riordinando l'armadio della camera da letto e vado a fare più spazio, visto che Stefano mi ha regalato questo bellissimo accappatoio. Quell'accappatoio lì che ormai è molto vecchio e rovinato lo butto via. Da oggi voglio provare a fare questo, cioè tutte le volte che compro qualcosa, che comunque in casa entra un oggetto nuovo, un qualcosa di nuovo, dalla casa deve uscire almeno un oggetto barra due. Questo mi aiuterà sì a fare più spazio, cioè a mantenere spazio e ordine, ma soprattutto anche a dare più importanza alle cose che ho e a pensare un pochino di più prima di fare un acquisto. Se appunto questa cosa magari non mi è poi davvero così utile, o pensare se appunto posso farne a meno se ne ho già una a casa. Voglio provare a fare questo. Allora, qui ci sono tutte le cose che ho selezionato e che usciranno da qua. Visto che è entrato l'accappatoio, ho fatto un po' di decluttering e ci sono delle cose che devo per forza buttare perché rotte, tipo quella federa del cuscino, questo tovagliolo, vabbè, l'accappatoio, mentre quelle altre cose lì le porto al mercatino dell'usato perché a me non servono più e magari potrebbero essere utili per qualcun altro. Quindi ci sono delle tovagliette, un marsupio, dei contenitori per il cibo e un contenitore per riporre le scarpe. Mi sono resa conto che ho dimenticato un pezzo e quindi queste cosine qua le porterò poi al mercatino dell'usato, quindi non andranno buttate. E questa cosa mi piace, di far entrare in casa una cosa e poi comunque selezionarne altre se sono da buttare oppure da dare via, in modo da liberare un po' lo spazio e quindi fare anche più ordine. Il pranzo di oggi è riso nero con cetrioli, feta e anguria, poi ho aggiunto un po' di basilico e olio. Questo è il pranzo, la ricetta arriva sempre dai programmi alimentari di Medicina in Cucina. Devo dire che questo abbinamento è molto buono e secondo me è da provare. Questa mattina iniziamo a verniciare, pitturare il muro di cinta fuori. Non lo rivestiamo perché costa troppo, ma abbiamo deciso di dargli una mano di colore. Adesso vi faccio vedere che colore abbiamo scelto. Ecco, questo è il colore, è un grigio beige. un beggiolino chiaro, dai, un beggiolino chiaro. E dobbiamo andare a verniciare tutto quel muro lì. Stefano continua a pitturare e io ho già preparato i blocchini per creare le due aiuole lì davanti alla staccionata, però adesso mi fermo perché fa troppo caldo. Guardate come cambia già con il muro dietro pitturato rispetto a là che non lo è ancora. Tutto sembra molto più ordinato e pulito. Stiamo iniziando a mettere giù l'erba. Abbiamo finito anche le aiuole là in fondo, dobbiamo poi mettere le piantine. Devo dire che sta venendo molto carino. Allora, abbiamo posizionato l'erba, dobbiamo ancora sistemare un attimo perché lì c'è un tombino, quindi dobbiamo trovare una soluzione. Abbiamo comprato le piantine
e abbiamo preso un arco di ferro da mettere lì come entrata che dividerà poi il giardino dall'orto. Lì ci manca ancora un pezzetto d'erba. Stefano mi ha riverniciato questa statua che volevo mettere appunto qui nell'aiuola e devo dire che sta veramente venendo un angolino molto carino. Poi sarà da finire, poi bisognerà finire di pitturare là e sistemare l'orto, ma quello piano piano. Adesso fa caldissimo. Sì. Volevo farvi vedere che ho acquistato il robottino per tagliare l'erba in giardino, anche se quest'anno, guardate, l'erba in giardino, nonostante bagniamo, è secca perché fa un caldo fotonico e quindi l'ho tagliata poche volte, però per gli anni che verranno, che magari l'erba sarà un po' più verde, almeno non taglio più l'erba fuori in giardino con tafani, zanzare, finché ce n'è, perché qua nella nostra zona è un disastro. Allora, ho comprato un robottino della Parkside che vedete parcheggiato qua sotto, adesso poi ve lo faccio vedere meglio mentre lavora, che costava la bellezza di 200 euro, quindi un robottino con filo perimetrale, vedete, filo perimetrale che ho messo giù, non ha la mappatura del giardino, però se avete la pazienza di mettere giù il filo perimetrale il robottino taglia benissimo. Gli ho fatto io un ricovero perché comunque lo potete trovare anche su Amazon, li vendono, però costano una fucilata e comunque di sicuro non vengono bene così. Gliel'ho fatto in legno, gli ho messo le sue piastrelle sotto, vedete, per tenerlo pulito, dove fissare la base di ricarica del robottino, e poi l'ho sigillato tutto così in modo che rimane anche coperto dal sole, perché comunque con queste temperature non è il massimo. È fatto in plastica che va bene da tenere al sole, però più riparato è, più vi dura. Come vi dicevo, ho messo giù il filo perimetrale, così almeno lui ha il suo perimetro di lavoro. Potete anche interrarlo di 5 cm massimo, dicono, e niente, il robottino lavora per i cavoli suoi, taglia l'erba un po' dove vuole, comunque vi fa tutto il giardino alla fine, non avendo la planimetria. E niente, adesso vi faccio vedere l'applicazione, c'è l'applicazione per comandarlo e poi ve lo faccio vedere in funzione. Ecco, l'applicazione è della Parkside. Scaricate, collegate il vostro robottino che viene collegato tramite Bluetooth. Adesso qua dice che è in stand by e sta caricando con la batteria al 76%. Io l'ho chiamato C3P8, quindi potete dargli il nome che volete. Quando aprite il robottino vi dice lo stato in cui è, quindi stand by, vi dà la possibilità di iniziare la falciatura oppure di andare alla stazione, di fare i bordi, e qua vi dà tutte le impostazioni che potete utilizzare, come il tempo di lavoro, l'arresto delle lame, se avete, vi dà il pin del dispositivo, infatti vi va a immettere un pin di sicurezza per non farvelo fregare, e niente, vi dà tutti gli allarmi in caso succedesse qualcosa. Adesso in questo momento, se io schiaccio inizio, lui inizia la falciatura del prato. Adesso esce fuori falciatura in corso, che vedete, esce dalla sua postazione in retromarcia e comincia la falciatura del prato. Ogni volta che arriva sul filo perimetrale lui cambia direzione e si muove in un'altra direzione per falciare un'altra parte del prato. È molto silenzioso, va piano, sotto ha 4 livelli di falciatura, quindi potete aumentarli o diminuirgli l'altezza di come tagliare il prato, e poi ha le lame che possono essere sostituite una volta che si rovinano. Sopra avete comunque un display dove vi dà la possibilità di inserire il pin, e se schiacciate stop lui ritorna alla stazione di ricarica, o altrimenti potete farlo tornare alla stazione di ricarica tramite l'applicazione. Adesso, come vedete, ha cambiato direzione
Quando incontrerà di nuovo il filo perimetrale girerà su se stesso e si dirigerà da un'altra parte. Adesso se ora io lo metto in pausa, si ferma, poi gli do vai alla stazione, uscirà fuori il parcheggio, quindi andrà a cercarsi il filo perimetrale per raggiungere la stazione di ricarica. Eccolo che adesso sta raggiungendo la stazione di ricarica e come vedete lui si va a parcheggiare e a mettere in carica. Quindi è sicuramente un prodotto non di altissima qualità per il prezzo, però che fa il suo dovere, quindi se non avete tanti metri quadri da cambiare, da tagliare, potete tranquillamente comprarlo. È ancora in offerta dalla Lidl e niente, l'unica cosa positiva è che potete anche cambiargli la batteria, potete mettere quella più potente perché è compatibile con quelle della Bosch. Guarda un po', saluta un po' i tuoi follower, te vuoi sempre giocare con la tua patatina, sempre vuoi giocare con la tua patatina, sempre vuoi giocare con la tua patatina, i tuoi giochini che hai appena mangiato. Saluta un po', fai la preghierina, guarda un po', fai la preghierina. Ciao ragazzi, alla prossima.